Ciao su PC.it, oggi abbiamo la recensione del MemoPad di Asus. MemoPad è il primo tablet economico di Asus, è un 7 pollici disponibile in Italia per 179 euro, ma che può essere facilmente acquistato all'estero per qualcosa in meno. Questa è la versione bianca, ma sono in arrivo anche la rosa e la nera. La configurazione per il nostro paese, per l'Italia, prevede 16 GB di spazio interno, quindi un buon quantitativo, un lettore di schede micro SD e 5 GB di spazio cloud messo a disposizione da Asus. I suoi punti di forza sono lo schermo, che nonostante una risoluzione di 1024x600 pixel, quindi il minimo indispensabile per un 7 pollici, ha però una luminosità di 350 nits, quindi è abbastanza luminoso, più luminoso della media, e angoli di visuale che secondo Asus sono di 140 gradi e considerate che un IPS arriva a 170 gradi, quindi siamo su buoni livelli. La seconda caratteristica, che poi è quella che lo differenzia principalmente dai modelli rivali, è questo telaio, questo design con uno spessore di 11 mm e un peso di 370 grammi, quindi poco sopra un Nexus 7, che secondo me è davvero riuscito perché il tablet non flette, non scricchiola, non fa rumori, è molto piacevole da tenere in mano sia in modalità verticale che in modalità landscape, con scrivere ad esempio con i pollici. Il retro non è rifinito come quello del Nexus 7 perché qua abbiamo semplicemente una plastica grezza con questa trama 3D, poi questa è la versione bianca, ma magari la versione nera sarà un pochetto più sobria, ma in linea di massima credo che sia il miglior tablet a livello qualitativo che possiamo trovare sotto i 200 euro. Faccio un piccolo break perché ci sono altri firmati che potrebbero interessarvi veramente. Il primo riguarda il tablet Honda V812, che è un rivale di questo MemoPad. Il secondo riguarda l'Iconia B1 di Acer, che è il principale rivale proprio del MemoPad. E il terzo è proprio un confronto tra il MemoPad e l'Iconia B1. Vi consiglio di guardarlo per approfondire un po' meglio e capire quale prodotto può fare al meglio per le vostre esigenze. Detto questo, torniamo alla recensione. Non mi convince invece il processore single core usato da Asus. Ora, il firmware di Android preinstallato in questo MemoPad è stra-ottimizzato, abbiamo applicazioni esclusive come dicevamo, abbiamo widget particolari, abbiamo queste nuove mini apps che stanno sopra l'interfaccia Android e che in alcuni casi possono essere veramente utili. Ripeto, queste impostazioni, questo tipo di firmware verranno da adesso installati anche nei tablet Asus, costano molto di più di questo MemoPad e quindi è davvero un vanto vederle per la prima volta su questo economico modello. Tra l'altro in più, sempre parlando di processore, abbiamo tre impostazioni energetiche che possono regolare la sua frequenza così da gestire meglio anche l'autonomia. Ecco un altro punto a favore. Però a conti fatti il processore non basta a gestire bene l'uso di tutti i giorni. Ci sono dei rallentamenti abbastanza evidenti, non tanto nell'uso tradizionale dell'interfaccia utente di Android, che sappiamo si comporta bene anche con poca potenza, ma quando si iniziano ad avere più applicazioni aperte o quando magari si hanno più schede aperte nel browser. Ecco, rispetto ad altri tablet che sono più economici, più spartani, più brutti da vedere di questo, che però magari possono contare su un processore dual core, la differenza vi assicuro che si sente. Quando c'è da sfruttare la grafica, MemoPad si salva perché la GPU Mali 400, pur essendo di prima generazione, non è una degli ultimi modelli, però riesce a riprodurre filmati in 1080p, anche MKV ho provato con i soliti, riesce a gestire quei giochi 3D che può essere piacevole giocare su un modello di questa fascia. In linea di massima, quando si sfrutta la grafica non si hanno particolari problemi. Ora, questo processore è stato visto per la prima volta a dicembre 2011, la presentazione risale a quel periodo e è stato usato in altri tablet, in alcuni modelli, soprattutto per i mercati emergenti. Non ha dalla sua neanche i consumi. Asus integra in questo MemoPad una batteria da 4000 e passa mAh, che è lo stesso quantitativo praticamente che abbiamo nel Nexus 7 ed è davvero raro trovarlo su un dispositivo di questa fascia, però i consumi del processore non sono bassi, soprattutto in stand-by, e a me è capitato di trovarlo magari spento dopo un weekend lasciato sul divano, lasciato là senza utilizzarlo. Ecco, sono andato ad accenderlo e si era scaricato da solo. Questa non è una cosa buona per un dispositivo che nasce proprio per essere usato poco, ma magari quando serve deve essere attivo. Al di là di questi problemi in stand-by, che credo siano veramente difficili da risolvere a livello software, visto che trattano proprio questioni hardware, il tablet permette comunque un'autonomia di 5-6 ore nell'utilizzo di tutti i giorni, quindi nella navigazione web, riproduzione video e l'utilizzo di giochi 3D, e soprattutto nella riproduzione video può essere un fattore determinante perché di fatto il MemoPad vi permette di guardare un paio di filmati se siete in treno o in viaggio.
Riassumendo, abbiamo un tablet 7 pollici che è veramente ben costruito, che ha un ottimo schermo per la sua categoria, che è consigliato per le videochiamate Skype, grazie a questa videocamera con una qualità che è difficile trovare nella stessa fascia di prezzo e che può essere facilmente acquistato in Europa per 150 euro con un notevole risparmio rispetto al prezzo italiano e che infine io consiglio se avete bisogno di un dispositivo per riprodurre filmati Full HD e per giocare, un dispositivo economico chiaramente, ma che sconsiglio invece se cercate qualcosa per la semplice navigazione web, perché è proprio durante questo tipo di utilizzo che il processore viene messo troppo sotto pressione, che l'esperienza utente secondo me non è adeguata ad un tablet di inizio 2013. Ok, per maggiori informazioni sul tablet Asus vi consiglio di leggere la recensione completa di cui vedete adesso il link qua sotto sullo schermo e di iscrivervi al nostro canale per non perdere le prossime recensioni.